Ciao a tutti cari amici, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che voglio fare con il video di oggi è andare a vedere com'è l'energia intorno ad un determinato contratto. Può essere un contratto di lavoro, un contratto per una casa. Andiamo a vedere se questo contratto, insomma, andrà a buon fine e se c'è qualche cos'altro da sapere per voi. Abbiamo tre scelte. La prima carta, la prima scelta è il libro, la seconda scelta è il castello e la terza scelta è il guerriero. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto il libro. Andiamo a vedere di che cosa si tratta in generale. Ovviamente la lettura è fatta per un collettivo, quindi potrebbe non risuonare tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se semplicemente volete ampliare il messaggio, potete ascoltare anche una delle altre due letture. Abbiamo la luna. Qui si potrebbe trattare di qualche situazione che magari ha a che fare con il passato. Anzi, ve la metto di qui. Ok. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Anche il fatto che abbiate scelto il libro potrebbe essere qualche tipo di accordo o documento che risale al passato. Mi parlano di società. Andiamo a vedere. Partiamo con un 3 di denari, quindi potrebbe essere un progetto di tipo lavorativo o extra lavorativo, comunque un qualche tipo di progetto, qualche tipo, per molte persone si tratta di qualche cosa di artistico o potrebbe anche essere una ristrutturazione. Allora, poi abbiamo la carta dell'eremita e un 9 di bastoni e qui sento che forse la parte difficile è gestire la cosa da soli. Probabilmente molte persone sono da sole a dover gestire questo progetto ed è un progetto che sembra appare più grosso di voi. La luna parla anche di paure, quindi diciamo che queste due carte insieme mi fanno pensare che non abbiate tutta questa fiducia in voi stessi o in questo tipo di progetto. 9 di bastoni parla di una persona che comunque è sulla difensiva. Poi abbiamo un 8 di pentacoli. Sì, è un qualche cosa che riguarda il lavoro, perlomeno una sorta di quotidianità. Datemi un'altra carta per l'8 di denari. Abbiamo un 7 di spade e la carta del sole. Qui sento che c'è qualcuno che non vuole lasciare da soli gli operai in casa, una cosa del genere. C'è una sensazione di sfiducia nei confronti degli altri. Abbiamo un 7 di spade, parla di furti anche il 7 di spade, quindi qui c'è qualche tipo di o è una paura, perché comunque ripeto abbiamo la luna, o è come se non ci si fidasse di qualche collaboratore, di qualche persona che magari è intorno a voi o all'interno di questo progetto a causa della sua impulsività, della sua immaturità, della sua inesperienza magari. Per quello che qui vi sentite un po' da soli probabilmente. Andiamo avanti. Vediamo che cos'altro vi dicono. Qua abbiamo il diavolo, il fante di... scusate, cavaliere di coppe e la forza.
questo diavolo e questo 7 di spade, ragazzi, fate attenzione, perché qui può essere che non sia solo una sensazione, quella di essere soli. Il diavolo parla sempre di qualche cosa di illecito, qualche cosa che schiavizza. E poi c'è una proposta con il cavaliere di coppe e la carta della forza. È come se facessero, è come se vi sfidassero in un certo modo, facessero leva sul vostro orgoglio, una cosa di questo genere, diciamo, per convincervi a firmare questo contratto. Guardate, avete un asso di spade. Qui bisogna fare una comunicazione chiara, bisogna mettere nero su bianco gli accordi. Andiamo avanti, voglio vedere che cosa vi danno come carta finale. 5 di pentacoli. Guardate, io non so di che progetto si tratti, però il 5 di pentacoli è la carta proprio della perdita finanziaria, di una perdita concreta, parla di una delusione. E avendo queste due carte qui, non so, io ci penserei un attimo a stipulare questo contratto, insomma. Le vostre paure direi che sono fondate. La carta della luna, come anche il 7 di spade, parla di proiezioni, ok? Quindi cercate di rimanere con i piedi per terra, fate bene i vostri conti se conviene o se non conviene. Non fate il passo più lungo della gamba, insomma. Andiamo a vedere con Osho che cosa vi vogliono dire ancora. Non mi sembra un progetto molto positivo, comunque. Cioè, sono i mezzi con cui viene affrontato che non credo siano troppo lineari, ma perché c'è questo diavolo, quindi è un contratto che potrebbe schiavizzare. Non lo so, mi parlano di esclusiva, quindi fate attenzione, ecco, a queste cose, se fosse un prodotto nuovo o cose di questo genere. Abbiamo lasciarsi andare, questo è un 8 di coppe, parla di una ricerca interiore, l'arcano minore dell'eremita. Avete bisogno di cercare la vostra verità voi qui. Poi abbiamo confronto e la proiezione, wow. Proiezioni ve lo metto qua vicino al, poi ci sta, sì, vicino al 7 di spade. Cosa vi aspettate voi dall'altro, cosa l'altro si aspetta da voi, anche cosa voi vi aspettate da se stessi, eh. Guardate, una volta che riuscirete a capire quali sono queste proiezioni, quali sono queste schiavitù, io vi garantisco che vi verrà quella malizia per affrontare nel giusto modo la situazione. Tenete presente che avete, adesso, anzi subito, vado a vedere un'altra carta, poi andiamo a vedere l'ultima che è uscita di Osho. Voglio andare a vedere un'altra carta per il 5 di denari. Però ragionate con la vostra testa, ok? La luna al contrario. Sì, ci sono delle cose che vengono alla luce, ci sono delle verità che verranno dette. C'è l'ultima carta di Osho è confronto. Ok? Quindi qui si tratta di non fare confronti con altri tipi di risultati, altre persone, perché ognuno di noi è unico al mondo
e quindi ha il suo bagaglio proprio genetico, karmico, culturale, educativo, quindi ognuno di noi è diverso e comunque l'universo ci mette davanti lezioni di vita che possiamo sopportare e supportare, nel senso che per quanto dure noi le troviamo sono per farci evolvere. Allora, io se ve la devo dire tutta, adesso finiamo un attimino con gli oracoli, vediamo che cos'altro vi devo dire, però ecco, questo diavolo diciamo che non prospetta bene, c'è qualche cosa che potrebbe non farvi vedere bene, qualche tipo di illusione, qualche tipo di maschera, può anche essere qualche cosa che voi non riconoscete di voi stessi, eh. Ripeto, qui si tratta di tenere un attimino i piedi per terra, di non farvi prendere troppo dall'emotività, dall'entusiasmo. Andiamo a vedere con gli oracoli. Guardate, scusate, prima degli oracoli voglio leggervi quello che dice la carta. Dovrete conferire con una persona di intelletto superiore che vi illuminerà e vi darà buoni consigli. Può anche significare riunione o consiglio di famiglia. Quando c'è il diavolo può essere un condizionamento di tipo mentale. Qui abbiamo la carta del confronto e qui abbiamo la carta delle proiezioni. Ecco, fate un'analisi interiore su quanto effettivamente vi sentite all'altezza per questo tipo di progetto di lavoro, sia da un punto di vista personale, di preparazione di mezzi, di strumenti, ma anche economicamente parlando. Ok, una carta da parte degli oracoli della saggezza. Girare in tondo, sì, direi che rende piuttosto bene l'idea, no? Che è un po' il risultato finale che vediamo qua con questo 5 di pentacoli. Se si tratta di fare tipo una ristrutturazione, potreste iniziare bene questa ristrutturazione avendo tutte le migliori intenzioni, ma poi magari avete anche le risorse, avete tutto, ma in corso d'opera vi rendete conto che c'è più da fare di quello che magari si pensava e di conseguenza le risorse poi non bastano più. Non lo so, pensateci bene, le carte non sono proprio idilliache, anzi, vi mettono un attimino in guardia sul fatto che ci sono delle proiezioni, delle cose che sono nascoste, delle cose probabilmente che schiavizzano, che vincolano, che condizionano. Un ultimo messaggio da parte delle fatine. Vediamo un po' qual è l'ultimo messaggio per gli amici del libro. Tempo prezioso. Guardate, quando c'è il diavolo, fa sempre molto a che fare con l'ego. Ci sono quelle persone molto egocentriche che semplicemente vi coinvolgono in progetti, in questioni, fondamentalmente per nutrirsi della vostra energia, perché hanno bisogno di attenzioni, perché sono vampiri energetici. E probabilmente, questo perché? Perché è venuto fuori la carta del tempo prezioso, è un po' come se ci fosse una perdita di tempo, potrebbe anche essere. Anche il tempo in realtà è astratto nel senso che non si vede, però è materiale, si vive. Mm? E questa fata dice di assaporare praticamente ogni singolo momento e di non perdere tempo né tu né gli altri, cioè di non perdere tempo né tu né di far perdere tempo agli altri. Quindi ecco, qui abbiamo la carta del girare in tondo. Mi sembra una cosa che non vada troppo a buon fine, sinceramente. Poi chiaramente è una lettura che deve orientare, ognuno di voi sa di che tipo di progetto si tratta, però scrivetemi nei commenti se vi risuona. Bene amici del libro, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nelle prossime letture. Ciao ciao!
E benvenute alle persone che hanno scelto la carta del castello. Andiamo a vedere l'energia generale e poi andiamo a vedere con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, quindi prendete quello che risuona e lasciate andare il resto. Se non risuonasse nulla potete sempre ascoltare una delle altre due letture. E nel caso voleste poi contattarmi trovate la mia email sotto in basso nella descrizione del video. Abbiamo la carta della giustizia, ragazzi. Qui si parla di un contratto, in effetti, di qualche cosa che ha a che fare con la burocrazia, probabilmente. Sì, sento questioni legali. Può essere per una casa, visto che comunque abbiamo il castello. Vediamo cosa dice la carta. Coraggio e temerarietà, dovete però dominare il vostro ardimento per meglio riuscire nelle vostre aspirazioni. Pazienza e equilibrio, fondamentalmente. Andiamo a vedere cosa vi dicono con i tarocchi. Abbiamo un 4 di coppe al contrario, quindi partiamo subito da un 7 di spade al contrario. Situazione difficile, direi, ragazzi. È volato il mondo al contrario, lo recupero un attimo. Direi situazione difficile. Perché comunque questo 7 di spade al contrario, insieme alla carta della giustizia, mi dice che c'è qualche cosa di grosso, c'è qualche cosa anche di pesante, se vogliamo, che verrà fuori, che salterà alla luce. Salterà alla luce? Che verrà alla luce, salterà fuori, era. Ok. Con il 4 di coppe al contrario, sento che siete in una situazione di, direi di carenza. Io credo che qui qualcuno ha perso qualche cosa o c'è una sorta di paura del rifiuto o potrebbe essere che stiate aspettando che si risolva una questione per una casa, per non perdere una casa. Carenza, no, non credo che sia la vendita però. Sì, guardate, voglio un'altra carta per il 4 di coppe. 2 di coppe al contrario e l'imperatore al contrario. Qui sì, sembra quasi una separazione. E sì, sembra per una casa, vabbè, avete anche scelto il castello. Ehm, Però sembra che ci sia qualche tipo di pratica legale per una divisione di una casa o per un'eredità, insomma, di una casa. C'è qualcosa che verrà fuori qui, che metterà le cose in equilibrio, eh? Andiamo avanti. Vediamo che cosa vi dicono, perché il mondo al contrario mi fa capire che fondamentalmente, nonostante questa cosa verrà fuori, però probabilmente le cose non cambieranno molto. Un 9 di coppe al contrario. Un 5 di bastoni. Non la vedo semplice, ragazzi. E il Papa al contrario. Questa situazione direi che è molto impegnativa a livello di giustizia, a livello burocratico. Voglio un'altra carta per il mondo al contrario. Perché qui un 2 di pentacoli. Allora, quello che vi posso dire è che giustamente avendo un 5 di bastoni c'è competizione, c'è conflitto per il raggiungimento di questo accordo.
Ehm, allora, innanzitutto quando arriva la giustizia arriva per tagliare qualche cosa che non serve più, per rimettere in equilibrio i piatti della bilancia. E qui credo siate nella fase di taglio. Quello che non serve più all'interno di questo contratto o accordo, diciamo. Non vi sento soddisfatti, sinceramente. Non vi sento soddisfatti. Ci sono tante competizioni, tanti disaccordi inerenti a questa risoluzione. Potrebbe, mi parlano di fratelli, quindi potrebbe essere ehm, sì, parenti comunque per la spartizione di un'eredità. Datemi un'altra carta per il Papa al contrario. La giustizia al contrario. Qualcosa viene a galla, qualcosa viene fuori e secondo me vi farà dubitare del se andare avanti o non andare avanti in questa situazione, ok? Se fosse una causa legale per una casa, di nuovo anche lì, è una cosa che vi sta un po' stancando in realtà come situazione, tutti questi continui contrattempi, ehm, però il consiglio delle carte è quello di non ufficializzare. Il Papa è la carta delle ufficializzazioni, dei contratti anche, ed è al contrario. E anche la giustizia qui, che è la carta dei contratti, è al contrario, ed è nella carta del consiglio. Quindi qualcosa qua mi dice, ragazzi, che sarebbe sano non fare quel contratto. Andiamo a vedere Osho che cosa dice. Poi andiamo a vedere anche qualche oracolo della saggezza e un consiglio delle fatine. Però qui ho l'impressione che ci sia qualche cosa che è un ciclo senza fine, qualche tipo di dinamica, probabilmente. Consapevolezza. Qui manca la consapevolezza. È venuto al contrario per quello che vi dico che manca. Bisogna fare un lavoro sulla consapevolezza. E poi avete la creatività, che è la carta dell'imperatrice, un arcano maggiore. Ehm, Mi viene da dire che bisogna trovare un'altra alternativa o bisogna modificare le condizioni e i termini del contratto. La carta della consapevolezza è una carta che vi invita a vedere le cose con altri occhi, col terzo occhio. Andiamo a vedere un oracolo. E la creatività, comunque la carta, in realtà è una bella carta, è la carta dell'abbondanza, è la carta della creatività, della maternità. Andiamo a vedere. Il pensatore, carta numero 44. Sì, vi invitano a prendervi tempo, a non firmare subito questo contratto, ad aspettare, perché comunque ci sono ancora troppe cose non chiare che potrebbero venire alla luce. Vi sento un po' da soli in questo processo di valutazione, di separazione e comunque non credo che sarebbe quello che vi soddisferebbe. Messo giù come messo il tipo di accordo ehm, che state insomma cercando di fare non è esattamente quello che vi potrebbe dare soddisfazione. Pensateci ancora un attimo, ok? Andiamo a vedere un'ultima carta per chiudere con le fatine. Allora, la prima carta parla di moderazione, qui in realtà si riferisce a una moderazione
di quello che si assume, che potrebbero essere cibi, potrebbero essere bevande, alcolici, farmaci, e dice: si sa che quella cosa, se sai che quella cosa non ti fa bene, sono sicuro che se anche ne mangi un piccolo pezzettino non succede niente. Ok, l'importante è mantenere una regola generale di, insomma, non esagerare, ecco. E poi abbiamo proteggi i tuoi sogni. Ecco, questa carta vi dice di tenervi stretto al cuore, ve lo faccio vedere, i vostri sogni e di non parlarne con nessuno fino a quando in realtà non siano già iniziati. Una cosa del genere. Eh, Cari amici del castello, ovviamente la lettura è solo una guida, voi farete le vostre valutazioni del caso, però ecco, diciamo che mm, con moderazione, esponetevi con moderazione. C'è qualche tipo di ciclo qua che si ripete e per il momento forse è meglio non ufficializzare. Mm. Bene, spero che vi abbia comunque aiutato la lettura. Se sì, potete mettere un like, potete iscrivervi, potete supportarmi anche con le condivisioni e con i vostri commenti. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenuti alle persone che hanno scelto la carta del guerriero. Andiamo a vedere qual è l'energia generale. E poi andiamo a vedere con i tarocchi. Io vi ricordo comunque che le letture sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe non risuonare tutto, prendete solo quello che vi serve e lasciate andare il resto dell'universo. Se non risuonasse nulla potete ascoltare una delle altre due letture e se invece volete contattarmi trovate la mia mail sotto nella descrizione del video. Abbiamo la carta della luna e la carta della sacerdotessa. Wow, due carte con una forte femminilità, una forte parte femminile. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono, perché qui per qualcuno si potrebbe trattare di una sorta di paura a un incarico, mi verrebbe da dire, o a portare alla luce quello che si sa, perché la sacerdotessa sa, la sacerdotessa intuisce, la sacerdotessa non ha bisogno di conferme perché lei canalizza dall'alto i messaggi e la paura è proprio scusate, la luna è proprio la paura e le proiezioni, ok? Quindi le proiezioni che si fanno anche proprio in base alla paura. Andiamo a vedere. Scelgo sempre mazzi giganti e poi non riesco a tenerli in mano. 10 di spade al contrario, principe di bastoni, cavaliere di bastoni al contrario e 10 di bastoni al contrario, 2 10 e una figura. Qui si tratta di lasciarsi indietro, probabilmente qualcuno, ci faccio adesso caso che anche qui nella, diciamo, nella carta principale c'è una figura. Sono uscite anche queste due carte, qui abbiamo un 4 di coppe e un 2 di coppe. 6 di spade al contrario e il fante di spade al contrario. Guardate, qui credo che si tratti di lasciare indietro qualcuno, perché sono due carte di chiusura ciclo, sono due carte che ci parlano di cambi fondamentalmente. Qui si tratta di cambiare qualche accordo con qualcuno. È una carta di rinascita, tutti i numeri 10 sono carte di rinascita, quindi potrebbe anche trattarsi di un nuovo inizio. Andiamo avanti, vediamo. Sì, ho la sensazione che potrebbe essere l'idea di lasciarsi indietro qualcuno, ehm, perché comunque il cavaliere di bastoni è al contrario. I 2 10 d'accordo, lo posso capire perché siamo in una fase dove chiediamo se questo nuovo contratto è vantaggioso, se andrà a buon fine, insomma. Però
ci può stare un nuovo inizio, però il fatto che il cavaliere di bastoni datemi un'altra carta per il cavaliere di bastoni al contrario, mi fa pensare che ci sia 6 di denari, 2 di bastoni e principe di spade. Sì, sì, è come se si dovesse capire se rinnovare o meno il contratto con una persona o con un'azienda, in qualche modo rinnovare la fiducia, diciamo così. Una cosa di questo genere. C'è una sorta di indecisione, ecco. Abbiamo anche un 6 di spade al contrario e la principessa di spade al contrario. Diciamo che questo tipo di contratto, il tipo di accordo che avete già, se si tratta appunto di un rinnovo, vi dà una sorta di stabilità, diciamo così, vi dà una sorta di concretezza, vi togliete, diciamo, da certe preoccupazioni. Non credo che sia una cosa ideale per voi, perché comunque qui abbiamo un 6 di denari, 6 di denari è la legge dello scambio, parla di un giusto scambio, però molte volte fa riferimento a qualcuno che dà troppo e il guerriero dà la vita in battaglia, ok? Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Abbiamo un 8 di coppe, la regina di spade e l'imperatrice. Beh. Allora, se si tratta di rinnovare un contratto, un accordo, un'unione di un gruppo di 2 persone, diciamo che le carte vi mettono un po' in guardia. Avete una regina di spade. Tenete presente che dovete essere pronti a tagliare qualche cosa all'interno di questo contratto, di questo accordo che non serve più. Qui abbiamo un 8 di coppe, si tratta di fare il lavoro interiore, di capire che cosa è valido per voi. È la carta del ricercatore. Mi parlano anche di ricerca scientifica, quindi magari per qualcuno si tratta di quel campo. La regina di spade è una carta che porta determinazione, è una carta che porta logica, razionalità. Qui secondo me dovete solo... perché avendo il fante di spade al contrario, sento che certe cose non le avete sotto mano, non sono controllabili, diciamo così. È per quello che bisogna probabilmente cambiare certe dinamiche e certi equilibri. Qui avevamo il 6 di denari, ok? Però la cosa positiva è che termina la stesa con la carta dell'imperatrice, quindi si va verso l'abbondanza, si va verso la prosperità, verso la crescita, si va verso la creazione di nuove idee, la gestazione di nuovi progetti. Io sento che qualcuno qui per riportare in equilibrio questa sorta di contratto, per stipulare in modo conveniente questo contratto, è il caso di tagliare determinate cose. Ci sono delle cose probabilmente che vi dovete lasciare indietro, che possono essere delle sofferenze, abbiamo un 10 di spade, o delle responsabilità, dei pesi, dei conto terzi, mi dicono, che non vi servono, vi appesantiscono e non vi servono. E così facendo andrete verso l'abbondanza, ok? Si ristabiliranno gli equilibri. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Però si va verso l'abbondanza, si tratta solo di tagliare quello che non serve più. La sacerdotessa è una persona che è molto connessa con la sua intuizione e anche la luna parla di subconscio. Fate caso ai sogni che fate in questo periodo perché potrebbero esserci dei sogni premonitori. Andiamo a vedere Osho. Sì, infatti, divertimento e giochi politici. Fate attenzione perché la luna porta sempre anche delle proiezioni, sono dei giochi politici che vedevamo appunto lì.
Quando vi dicevo che non avete tutto sotto mano, non avete tutto sotto controllo, c'è qualche tipo di cosa che in questo momento a voi magari sfugge. Guardate, la carta del divertimento è un fante di bastoni, che nei tarocchi tradizionali parla di una persona molto centrata su se stessa. Quindi occhio a questi equilibri di cui parlavamo qui, se state collaborando con qualcuno, se deve essere appunto un rinnovo, mettete le cose in chiaro, guarda che certe responsabilità da adesso in avanti saranno tue, io non me le prendo più, guarda che per andare avanti c'è bisogno di, non lo so, tagliare quel tipo di cliente, cambiare quel tipo di fornitore, piuttosto che stare alla larga da quel collega o cose di questo genere. Fate attenzione alle persone fondamentalmente un po'. Potrebbe anche essere la vostra energia in realtà, dove vedete un po' troppo per voi stessi e magari non vi rendete conto della dinamica più globale. Non credo tanto, però magari per qualcuno risuona anche così. Ok, andiamo a vedere un oracolo della saggezza, vediamo cosa vi dicono. Ah, bella carta. Carta numero 52, riparare. Questa carta fa riferimento al perdono. C'è qualcuno qui che deve perdonare qualcosa che è successo, una sofferenza. Vi faccio presente che qui, innanzitutto vi leggo la carta. È prossimo un avvenimento che richiederà del coraggio da parte vostra, ma poiché siete una persona coraggiosa, è certo che ne uscirete vittoriosamente. Il guerriero ha un'armatura. Parla di una corazza, in qualche modo. E ecco, valutate bene, portate in equilibrio, create la vostra corazza, anche se sento che molte persone già ce l'hanno per il tipo di trascorso che hanno passato. Ci sono determinati problemi che potrebbe essere tornino, ma vi dico, si tratta di mettere nero su bianco quelle che sono le dinamiche, quelle che sono le responsabilità di uno dell'altro. Bene, un'ultima carta da parte delle fatine. Un consiglio finale per chiudere la lettura. Ecco, infatti, allora questa carta vi dice di desiderare in modo saggio, ovvero per il più bene alto di di tutte le persone coinvolte nel progetto. E qui sento che questo allora potrebbe essere un po' vostro, eh? E poi abbiamo credi nel magico, perché ci sono delle persone che hanno come credenza limitante quella di i miracoli non esistono o non credo ai miracoli. Quella è una credenza limitante che fa parte del subconscio e molte volte si tratta proprio di quelli. I miracoli non succedono nella vostra vita perché inconsciamente, perché noi non lo sappiamo, abbiamo questa credenza limitante dentro di voi o dentro di noi. Quindi credete nel magico perché comunque se ci fate caso la natura è magica tutti i giorni, nascono miracoli della natura tutti i giorni, no? E quindi anche noi facciamo parte dell'universo e di conseguenza di questa natura, per cui anche noi possiamo essere un miracolo o ricevere un miracolo. Bene, cari amici guerrieri, io spero che la lettura vi sia stata utile. È una lettura orientativa, chiaramente, quindi applicatela poi voi alla vostra realtà. Se vi è piaciuta potete mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni vostro modo di supportarmi a me fa piacere. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un super abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!